Salute marmaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben e come ogni lunedì vi porto le notizie più importanti sul gaming rilasciate durante la settimana appena trascorsa. Grazie a Simone per aver supportato il canale questa settimana tramite il tasto super grazie, ti mando un abbraccio. Gente, mi raccomando, è importante condividere i video ma anche il canale perché visto che ho cambiato nome, grafica, logo, chi non era iscritto e quindi non riceveva le notifiche dei nuovi video caricati non mi sta trovando perché sta ancora cercando Advanced Warfare, quindi è molto importante che facciate girare i link ai miei video e del canale, così recuperiamo un po' di quella gentaia che è caduta in mare. Inoltre, per far crescere la reputazione di questo canale è importante che guardiate i video più che potete. L'ideale sarebbe, per tutta la durata, disattivate l'adblock e ricaricate la pagina per fare partire le pubblicità. Fatto ciò, possiamo salpare! Iniziamo parlando di VR e Apple Vision Pro 2 che dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. Lo so, è presto per parlarne, ma il fatto è che di mezzo ci sono altri progetti Apple, che conta di portare nel frattempo visori intermedi su fasce di prezzo più economiche. Apple, almeno per il momento, non prevede un visore di lusso di nuova generazione, ma al tempo stesso la catena di approvvigionamento fa pensare che Apple in questo momento è al lavoro su almeno un altro dispositivo e le richieste di componenti e materiali farebbero pensare a un qualcosa di più economico. Il problema è che la stessa Apple è ancora confusa su come ridurre questi costi. Molto probabilmente la scelta del chipset, per esempio, ricadrà sulla serie A piuttosto che sulla serie M, quindi il visore avrà un chipset da telefono e non da MacBook. Potrebbe essere eliminato, per esempio, il pannello frontale che mostrava gli occhi dell'utente. Il prezzo indicativamente dovrebbe essere intorno ai 1.500 e 2.500 dollari, ma la stessa Apple non sa ancora come mantenersi su questa soglia, a meno che non vengano utilizzati schermi LCD in cambio di quelli micro OLED. Insomma, sicuramente non sarà il successore di Apple Vision Pro, ma qualora fosse in un range di prezzo più alla portata, addirittura potrebbe avere anche più successo. Quest'anno abbiamo saputo dello sviluppo di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ossia quello che dovrebbe essere il remake del terzo capitolo della saga leggendaria figlia della mente di Hideo Kojima. A differenza di quanto detto inizialmente, pare che invece sarà un remake fedele al capitolo originale, senza tanti stravolgimenti, anche se in effetti il nome Delta è stato spiegato come cambiamento. E inoltre c'è il problema che Kojima stesso non è coinvolto in questo progetto. Non c'è nessuna informazione per quanto riguarda la data di uscita di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ma si presume possa arrivare addirittura entro il 2024, perché alcune clip del gioco sono state inserite inavvertitamente, a quanto pare, in un trailer PS5 che mostra i giochi in arrivo quest'anno. Konami non ha confermato, ma non ha neanche smentito. Quindi è ancora tutto da vedere. E vi ricordo che a breve ci sarà il PlayStation Gaming Showcase, quindi potremo avere qualche informazione in più. L'unica certezza no, perché certezze non possiamo mai averne, ma molto probabilmente le piattaforme sulle quali arriverà Metal Gear Solid Delta Snake Eater saranno PC su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. EA Sport VRC ha ricevuto il supporto ufficiale alla VR e quindi adesso è possibile giocarlo su visori VR, ma sempre su PC. Il gioco base è sempre quello uscito a novembre dello scorso anno, quindi non si tratta di una versione nativa VR. L'aggiornamento è gratuito per chiunque già possegga il gioco sia su Steam che su piattaforma EA e al momento è in beta, perché questa è la prima volta che Codemaster mette mano su un progetto VR. Per quanto riguarda il supporto VR a Dirt Rally 2, era stato sviluppato da un team esterno. Questa volta invece per VRC si tratta di un lavoro tutto interno. Se volete vederlo all'opera potete andare sul canale di Alessio Back to VR, che ce lo mostra in un video dettagliato e lentissimo, quindi armatevi di pazienza. Preparatevi all'arrivo dell'update 4 di Starfield, in arrivo il 15 maggio, su Xbox Series X ed S e PC. Aggiunge tantissime novità per aumentare l'esperienza sia in termini di contenuti che in termini di performance, ma anche
a livello di durata, aggiungendo anche dei nuovi contenuti. Le mappe per esempio sono state ridisegnate, aggiungendo riferimenti ai punti di interesse, elementi in 3D, dettagli sul terreno. Si potranno modificare alcuni parametri come per esempio i crediti dei vari venditori, il limite di peso trasportabile, ed è stato aggiunto un nuovo livello di difficoltà che è estremo. Sarà possibile decorare gli interni delle navi con mobili, tappeti, sedili e molti altri accessori, e nella nuova modalità Nuovo Gioco Plus sarà possibile modificare le caratteristiche fisiche e i tratti del giocatore in qualsiasi momento. Molto importante l'upgrade su console Xbox, visto che aggiunge i 60 fps, a fronte ovviamente di qualche piccolo sacrificio sulla qualità grafica, tuttavia aumentando la fluidità del gioco mai come prima. Per gli schermi con supporto al VRR verranno introdotte due nuove modalità, quella a 40 fps e a 60 fps, e ci sarà anche la possibilità di disattivare lo zoom in prima persona ogni volta che si avvia un dialogo. Inoltre Bethesda dice di essere al lavoro sull'aggiunta di nuove missioni e altri contenuti, come per esempio la possibilità di guidare veicoli di terra, ma questo arriverà in un aggiornamento che è previsto per l'arrivo autunno 2024. Ricordate quando nel video dello scorso lunedì, parlando delle dichiarazioni di Dusk Golem, insider molto vicino a Capcom, questo aveva detto che Resident Evil 9 non sarebbe più arrivato nel 2025, ma che sarebbe stato rinviato e addirittura sostituito da un altro capitolo della saga, che sarebbe potuto essere tra il remake del primo o addirittura del quinto, sarebbe potuto essere un nuovo Outbreak oppure il remake di Resident Evil 0. Insomma, vi avevo detto che avevo avuto l'impressione che stesse sparando un po' sul mucchio, e in effetti neanche dopo una settimana dalle sue previsioni affidabili viene fuori che Capcom sta per rivelare la data di uscita di Resident Evil 9, esattamente quello che Dusk Golem aveva detto che non sarebbe arrivato. Potremmo avere delle informazioni riguardo alla data di uscita di Resident Evil 9 addirittura già questo PlayStation Gaming Showcase, insieme probabilmente alla data di uscita di Silent Hill 2 Remake. Insomma, Dusk Golem forse è stato in vacanza per un tempo troppo lungo e si sarà perso qualche passaggio. In ogni caso, anche se Resident Evil 9 dovesse essere annunciato nel 2024, sono molto sicuro che non arriverebbe prima del 2025. Parliamo dell'aggiornamento V65 per visori MetaQuest. Cosa cambia e quali saranno le novità? Se prima si potevano caricare video spaziali creati soltanto con iPhone 15 Pro, adesso si potrà fare con qualsiasi modello, ovviamente che sia in grado di creare questi tipi di video, mentre si potranno impostare panoramiche fatte con qualsiasi modello di iPhone. Questa è una caratteristica finora che era disponibile solo su Apple Vision Pro, quindi è probabile che Meta stia cercando di spingere gli utenti iPhone ad acquistare un Quest 3 piuttosto che un Vision Pro. Altra novità, il pass-through sarà visibile anche nella schermata di blocco e nella schermata di spegnimento, ed è stato migliorato anche il tracciamento delle mani quando si utilizzano mouse e tastiera. Ovviamente parliamo di periferiche fisiche, per eliminare l'attivazione casuale dei gesti. Questo miglioramento dovrebbe funzionare anche quando si utilizza per esempio la tastiera e il mouse in Virtual Desktop, quindi parliamo anche di quelle periferiche che non sono collegate direttamente al visore. Aggiornamento trascurabile, quindi, che non aggiunge nulla di nuovo per quanto riguarda il gaming e la fruizione di contenuti per l'intrattenimento, e non vorrei che Meta si stesse concentrando un po' troppo a rendere i suoi visori come delle copie economiche di Vision Pro. Vorrei vedere la faccia di quello che ha scritto l'articolo su IGN Italia, in cui dice che il 2024 non sarà un buon anno per la VR, visto che oltre ai titoli già noti che dovrebbero arrivare entro la fine di quest'anno come Behemoth e Metro Awakening, e di recente si è aggiunto anche Alien Rogue Incursion, adesso che sulla lista spunta anche Batman Arkham Shadow, nuovo capitolo della saga di Arkham e primo capitolo della serie di Batman interamente pensato per la VR. Esiste già un gioco di Batman in
VR, ma è figlio di quegli anni in cui le meccaniche di gioco nei giochi VR non erano pensate per essere proprio il massimo della comodità e dell'intuizione. E inoltre gli sviluppatori qualche anno fa hanno eliminato anche la modalità VR, rendendolo un gioco flat, facendo perdere il senso di quel gioco. Adesso non solo potremmo vestire i panni del Cavaliere Oscuro, ma solo su visori meta, no, solo su Quest 3. Eh sì, esattamente, si tratta della prima vera esclusiva per Quest 3 insieme ad Alien Rogue Incursion, anche se quest'ultimo sarà anche multipiattaforma perché sarà anche PC e PSVR 2, ma non sarà disponibile su Quest 2 e Quest Pro. Gli sviluppatori di questo capitolo di Batman sono Armature, ossia quelli di Iron Man VR, e non so se esserne contento di questa cosa perché quel gioco non mi ha entusiasmato particolarmente. D'altro canto invece è gente che ha dimostrato di saper lavorare in VR, quindi non è detto che il risultato sia deludente, ma al momento non abbiamo nulla e quindi non possiamo fare altro che aspettare per capire se lo sarà o meno. Quindi aspettiamo e continuate a seguire per saperne di più. Oggi il 3 maggio vi ho mostrato le prime 2 ore di gioco di Madison VR, gioco horror psicologico uscito nel 2022, ricreato in VR ma da quel che ho potuto vedere non da zero. Si tratta infatti di una specie di ibrido flat VR, in quanto è possibile utilizzare i motion controller interagendo con gli oggetti e con l'ambiente con le proprie mani, ma molte delle meccaniche di esplorazione e interazione con i menu e l'inventario sono rimaste identiche alla versione flat. Al momento pare un buon porting, anche se devo dire che sto preferendo la versione flat, ma proprio perché ci sono queste meccaniche che fanno sforzare il giocatore a doversi ricordare quale tasto bisogna premere per aprire il menu, per aprire l'inventario e per compiere alcune azioni nel gioco. Io per esempio non faccio altro che portare la mano dietro le spalle per prendere lo zaino e aprire l'inventario quando mi serve un oggetto e continuando a non prendere nulla, visto che devo premere un tasto per compiere questa azione, e di questa cosa ne risente molto l'immersione che viene continuamente spezzata. È comunque un bell'horror, se fosse anche solo una mod si presterebbe molto bene a essere giocato in VR, quindi se non avete acquistato già la versione flat che da sola costa 35 euro, e allora potete spendere questa stessa cifra nella versione VR. Personalmente credo che avrebbero potuto benissimo rilasciare semplicemente un supporto VR al gioco flat, visto che non si tratta esattamente di una versione VR nativa e che il prezzo della versione VR è esattamente quello della versione flat, che per i miei gusti è un po' troppo. Mamma mia, se avessi dovuto fare un contenuto su Smalland Survive the Wild sarebbe finito dritto al primo posto nella rubrica giochi brutti. Gente, non vedevo un gioco così brutto dai tempi di Blair Witch in VR. Il dettaglio grafico è così basso che davvero non si capisce cosa state guardando. Le skybox per esempio hanno una risoluzione ingiustificabilmente e tremendamente bassa. Il passo del gioco è lentissimo, le meccaniche di combattimento sono rotte, tanto che non si riesce a utilizzare nessun'arma in modo decente. Lo stesso vale per gli attrezzi per raccogliere le varie risorse. Ma che cos'è Smalland Survive the Wild? Vestite i panni di un piccolo essere della foresta con l'obiettivo di... non lo so, non si capisce molto bene. Dovete difendere il mondo dei folletti dall'attacco delle formiche, o comunque c'è di mezzo una lotta intestina tra questi piccoli esseri della foresta e altre specie di insetti autoctoni del bosco. Insomma, è un'opera imbarazzante con una grafica terribile che, a dire la verità, è solo l'ultimo dei suoi problemi. Sappiate che nonostante gli sviluppatori mi abbiano mandato la chiave, questo che state vedendo è l'unico contenuto che dedicherò a questo gioco perché è ingiocabile. Direi che è il gioco più brutto che abbia mai giocato in VR. Buttatelo ai pescecani! Se siete dei vecchi lupi di mare del gaming come me, la serie Homeworld avrà segnato anche voi e sarete felici di sapere che il 2 maggio è arrivato Homeworld Vast Reach su Quest. Si tratta di uno strategico in tempo reale nel quale potrete comandare un'intera flotta di navi spaziali in una modalità campagna che vi spingerà fino ai confini della galassia. Farbridge ha posizionato Vast Reach nella linea temporale che c'è tra il primo e il secondo capitolo.
titolo. Su Visual Request supporta la realtà mista, mentre più avanti arriverà anche una versione Steam VR. Nei prossimi giorni vi porterò la recensione, quindi continuate a seguire. E sempre tra i prossimi contenuti, tra qualche giorno arriverà anche la recensione di Mannequin. Vedete gente, potete stare tranquilli perché i contenuti sulla VR continueranno ad arrivare. Quindi state sereni, continuate a seguire, perché se finora i miei contenuti vi sono piaciuti, vi piaceranno ancora di più. Tornando a Mannequin, che cosa è? Si tratta di un gioco sviluppato da Fast Travel Games, al momento disponibile su UpLab. Si tratta di un multiplayer asimmetrico in cui un gruppo di giocatori vestirà i panni di cacciatori attrezzati con equipaggiamento tipo rilevatori, che dovranno catturare l'altro gruppo di giocatori che giocheranno come alieni in grado di prendere forme umanoidi per mimetizzarsi tra altri manichini che sono disseminati per tutta l'area. 2 cacciatori contro 3 alieni. Una partita si svolge in 5 round, nei quali i manichini potranno assumere varie posizioni congelandosi in attesa della loro preda. I manichini potranno uccidere l'altra squadra semplicemente saltandogli addosso, mentre i cacciatori potranno contare su una arma EMP grazie alla quale basterà un solo colpo per eliminare la minaccia. Gioco molto interessante che per certi versi mi ha ricordato Hunt Together, ma con delle meccaniche un po' più particolari, delle quali vi parlerò con maggiore dettaglio nel video con la recensione. E per questo lunedì è tutto, ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video. E date sempre uno sguardo ai link che trovate in descrizione e nel primo commento, perché oltre a trovare i link per acquistare questo 3 su Amazon, dando così una piccola mano al canale, trovate anche il mio referral link Meta per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta, oppure il link al gruppo Telegram con la lista con tutti i miei giochi Meta per poterli acquistare al 25%, o l'altro gruppo Telegram in cui potete entrare e parlare in tempo reale con il resto della marmaglia, gruppo nel quale io sono presente e molto attivo, quindi ci vediamo dentro. Altri link utili sono quelli per l'acquisto di accessori VR delle migliori marche con tanto di codice sconto, come Kiwi Design, VR Cover, Cyber VR Aubica e lenti graduate VR Rock per giocare senza occhiali da vista. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e condividete in modo tale che chi non era iscritto e si è perso il cambio del nome, quindi non riesce a trovarmi più col vecchio nome, grazie alle vostre condivisioni può trovarmi nuovamente. Quindi mi raccomando, fatemi questo grande favore. E se siete giunti fin qui, vi ringrazio per la visione completa. Like al video, dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto sulla baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!